Le apparizioni di Keraisinen. Keraisinen è una località nella Bretagna francese dove, dal 15 settembre 1938 al 1 ottobre 1965, una giovane contadina di nome Jean-Louise Ramonet ebbe 71 apparizioni, di cui 43 della Madonna, 11 di Cristo, 15 di Gesù e Maria insieme, e una della Sacra Famiglia. Durante queste apparizioni, si sono verificati fenomeni straordinari, come visioni di Maria, Cristo e della Sacra Famiglia. Molte persone hanno riferito di fenomeni luminosi insoliti nel cielo e guarigioni straordinarie. Nei suoi messaggi la Madonna ha insistito sulla preghiera del Rosario per la conversione dei peccatori e per la pace nel mondo. Nel settembre del 1938, Jean-Louise stava pascolando le sue mucche vicino a casa sua quando fu sorpresa da una luce intensa. In mezzo a questo bagliore, vide una giovane donna di circa 17 o 18 anni vestita con un abito azzurro bordato di bianco, con un velo e un mantello bianchi, e un rosario con grani bianchi e una catena d'oro al braccio destro. Jean-Louise riconobbe la figura come la Beata Vergine, ma, essendo riservata, mantenne il segreto per più di un anno, fino alla seconda apparizione avvenuta il 7 ottobre 1939. Nella prima apparizione, la Beata Vergine era comparsa su un piccolo rialzo roccioso dove crescevano soltanto cardi e rovi e così disse: Non aver paura di nulla. Non desidero farti del male. Mi vedrai in momenti diversi nei prossimi anni e poi ti dirò chi sono e ti farò una richiesta. Una nuova guerra minaccia l'Europa. Si ritarderà di qualche mese perché non posso restare sorda alle preghiere di tanti che mi offrono per la pace, invocandomi come a Lourdes. Nella seconda apparizione, avvenuta il sabato 10 luglio 1939 durante la festa del Santo Rosario, Jean-Louise, dopo un anno di vita quotidiana normale, sentì un richiamo interiore a tornare nel luogo in cui aveva avuto la prima visione della Beata Vergine. Da quel momento in poi, ogni apparizione fu anticipata da questa stessa chiamata interiore, preparandola all'arrivo della Beata Vergine. In questa occasione la Vergine disse: Il mondo offende continuamente Dio per peccati molto gravi, soprattutto peccati di impurità, da cui deriva questa guerra per la loro punizione. Ma il cielo non è insensibile a tanta miseria e cerca di offrire una soluzione. Otterranno presto la pace se sapranno acquisirla. Il che significa che il popolo conduca una vita di preghiera, di sacrificio e di penitenza e, soprattutto, che i miei figli si incontrino molto spesso per pregare e recitare il rosario seguito dalla Parce Domine per i peccatori. Continuate a recitare il rosario ogni giorno, ma prestate più attenzione alla meditazione dei misteri, perché senza dubbio il rosario senza misteri è come un corpo senza anima. Come predetto dalla Madonna, la Francia entrò in guerra contro la Germania il 3 settembre 1939. Il 7 dicembre 1939, alla vigilia della festa dell'Immacolata, si verificò una terza apparizione in cui la Vergine disse: Aumentate il fervore delle vostre preghiere e dei vostri sacrifici mentre il periodo natalizio si avvicina e Gesù vi porterà un anno di pace come tutti voi desiderate. Armatevi di preghiera e di sacrificio mentre i vostri soldati usano armi materiali. Se le mie richieste vengono ascoltate, la guerra finirà a metà ottobre 1940. Il messaggio di Maria del 5 maggio 1942 si concentra sulla Russia. La Vergine profetizzò che presto la Russia avrebbe dato un contributo significativo alla guerra, causando uno shock ai suoi nemici. Tuttavia, avvertì che dopo la guerra, se non si pregasse intensamente per questo vasto paese ostile alla Chiesa, i comunisti si sarebbero infiltrati in molte parti, compresa la Francia, e avrebbero perseguitato gravemente la Chiesa. La Madonna esortò le anime cristiane a pregare per i peccatori e la conversione della Russia, chiedendo di fare la comunione il più spesso possibile e di osservare il primo sabato in onore del suo cuore immacolato, una richiesta che aveva fatto per molti anni senza che venisse prestata molta attenzione. La profezia sulla Russia risulta essere veritiera, in quanto Hitler attaccò la Russia il 22 giugno 1941,
dichiarando il 16 ottobre 1941 che la Russia sovietica è liquidata come forza militare. Tuttavia, il 3 febbraio 1943, si verificò lo shock con la sconfitta tedesca a Stalingrado, con notevoli ripercussioni in tutto il mondo. Inoltre il messaggio sulla Russia si allinea con l'inizio del segreto di Fatima dato a Suor Lucia nel 1917. Il primo sabato del mese, il 1 maggio 1944, nel luogo delle apparizioni, Jeanne vide un'immagine divisa in due parti. Nella prima parte, uomini cercavano di issare bandiere ovunque, mentre alcuni sacerdoti cercavano di fermarli, venendo minacciati, insultati e lapidati. In un angolo, il diavolo sembrava felice di incitarli. In un altro angolo, la Beata Vergine piangeva tristemente. Vicino c'era un'iscrizione che diceva, immagine del comunismo. Nella seconda parte, un gruppo di ragazze vestite di bianco e blu recitava incessantemente il rosario. Vicino c'era un'iscrizione che recitava, salvezza contro il comunismo. Dopo 2 anni, durante la festa del Santo Rosario, Jeanne vide al posto della Madonna un gigantesco rosario scintillante composto da grani bianchi, catena d'oro e crocifisso. Questo rosario era circondato da un'iscrizione che diceva, coraggio. I fedeli devoti del rosario un giorno sconfiggeranno il comunismo grazie alla loro perseveranza. Il 10 luglio 1947, durante la festa del Santo Rosario, la Vergine insegnò a Jeanne il Rosario delle Piaghe, affermando che in ogni parola di questo rosario, Gesù si commuoverà e farà cadere una goccia di sangue nell'anima di un peccatore. La Vergine incoraggiò anche a meditare sui misteri dolorosi durante la recita di questo particolare rosario. Nel 1949, una persona di una città vicina si ammalò gravemente e le sue condizioni erano critiche. I vicini decisero di pregare una novena a Keraisinen per lei. Contro ogni previsione, la persona sopravvisse a un'operazione grave e si riprese rapidamente. Questo successo ispirò le persone coinvolte a riunirsi regolarmente per recitare il rosario. Nello stesso luogo delle apparizioni, fu posta una piccola statuetta della Santa Vergine. Alla fine di quell'anno, una persona da Seine-et-Oise donò una piccola cappella di vetro per proteggere la statuetta. A Keraisinen, la mancanza di acqua era sempre stato un problema. Il 6 agosto 1949, la Beata Vergine promise di provvedere all'acqua, ma chiese ai pellegrini di unirsi in ferventi preghiere per ottenere tale beneficio. La risposta divina si manifestò il 13 luglio 1952, quando dall'interno del campo delle apparizioni sgorgò un flusso d'acqua. Questa miracolosa sorgente, generosamente donata dalla Madonna, non si è mai prosciugata da allora. Quest'acqua benedetta ha guadagnato una reputazione speciale, poiché molte persone credono di aver sperimentato guarigioni e benedizioni attraverso il suo utilizzo. Il pozzo di Keraisinen è diventato un luogo di pellegrinaggio dove i devoti si recano non solo per pregare, ma anche per attingere a questa acqua ritenuta sacra, simbolo di grazia e protezione divina. La storia di questo miracolo continua a ispirare la fede e la devozione dei visitatori. Dal 1955 al 1956, Jeanne-Louise ha ricevuto per 21 mesi una comunione mistica da una mano celeste nel luogo delle apparizioni. Gesù e Maria sono apparsi insieme 15 volte, mostrando i loro cuori trafitti, e hanno chiesto la consacrazione del mondo ai loro, 2 cuori uniti nello Spirito Santo. Inizialmente, Jeanne recitava il rosario pubblicamente solo la domenica, ma dopo il pensionamento nel 1971, lo recitava quotidianamente alle 15. Con l'aumentare dei pellegrini, è stata fondata l'Associazione degli Amici di Keraisinen per sostenerla. L'associazione iniziò la costruzione dell'oratorio a Keraisinen. La prima pietra fu posata il 12 settembre 1976, e l'inaugurazione avvenne il 17 settembre 1978, in occasione del 40° anniversario della prima apparizione, con la partecipazione di oltre 10.000 persone. L'anno successivo, l'oratorio fu decorato con vetrate raffiguranti i 15 misteri del Rosario.
Nel 1988, in occasione del 50° anniversario della prima apparizione, furono realizzate in intarsio le stazioni della crocifissione e collocate nell'oratorio. Jean-Louis morì il 19 febbraio 1995 a Keraisinen, all'età di 84 anni.